Ave Legionari. Continuiamo la nostra rubrica sull'origine delle parole, che sta riscuotendo un successo enorme. Anzitutto abbiamo fatto una piccola analisi, qual è l'origine del nome Italia, e qua vi metto il link se volete scoprirlo, e anche il nome segreto di Roma, anche qua nuovo link se volete approfondire. Però in questa situazione parliamo dell'origine del termine pagano, perché quelli che non dico odiano, ma comunque sono avversari del cristianesimo, ancora oggi si definiscono pagani con fierezza, con onore, però in realtà, come vedremo, è un termine dispregiativo. Quindi ora vi racconteremo nel dettaglio qual è l'origine del termine pagano, da dove deriva e come questo nome, questo termine, nel corso del tempo e nel corso dei secoli ha cambiato anche accezione. Il termine pagano affonda le sue radici proprio nell'antichità latina e ha attraversato una lunga trasformazione semantica prima di arrivare al significato che noi oggi gli attribuiamo. In origine il vocabolo latino paganus derivava da pagus, che indica il villaggio o un distretto rurale. Quindi nel suo senso più antico paganus poteva significare semplicemente abitante di un villaggio, cioè qualcuno che normalmente viveva fuori dai centri urbani e che apparteneva ad una comunità agricola. Col tempo il termine aveva assunto anche un valore di civile, cioè non militare, usato un po' in contrapposizione a chi era un soldato o faceva parte dell'esercito. Questo è veramente il significato originario del termine pagano. Poi la diffusione del cristianesimo cambia tutto. Nei primi secoli della nuova religione le città erano i luoghi dove più rapidamente si diffondeva la predicazione cristiana, mentre invece nelle campagne le antiche tradizioni religiose, quindi la religione romana classica, continuava a sopravvisse più a lungo. Quindi gli abitanti delle campagne venivano percepiti come quelli che resistevano maggiormente al nuovo culto, rimanevano legati alle divinità politeiste e riti tradizionali romani. Per questa ragione paganus iniziò a indicare non più genericamente un contadino o un civile, ma chi non era cristiano e rimaneva fedele alle religioni precedenti. Quindi attenzione, perché la parola cominciò poi ad assumere un significato non più neutro come primo, ma religioso e negativo agli occhi dei cristiani, e identifica chi non apparteneva più alla comunità cristiana, cioè decideva di conservare le antiche credenze. Una conferma a questo si fonda anche sulla contrapposizione, in un passo di Tertulliano, fra il termine paganus e miles, in relazione al fatto che i primi cristiani si consideravano militi di Cristo e che paganus significava invece, già nel latino classico, civile, borghese, non militare. Ecco la differenza. Poi con l'affermazione del cristianesimo, che diventa addirittura a un certo punto religione di Stato, quindi siamo nel periodo di Costantino e dell'imperatore Teodosio, il termine assume definitivamente un'accezione religiosa, negativa, e diventa addirittura sinonimo di idolatra o politeista, in opposizione ai valori della nuova fede che sono diventati i valori dello Stato. Tra l'altro è applicato non solo agli antichi culti greco-romani. I cristiani denominano così anche le religioni come quella ebraica, addirittura persino il mondo musulmano in certi contesti letterari. Quindi vedete bene che questa è l'evoluzione del termine e, assunto connotazioni poi più recentemente ancora più ampie, diventa praticamente un'etichetta per indicare chiunque appartiene a delle religioni non monoteistiche oppure estranee alla tradizione giudaico-cristiana. Quindi ancora oggi, sebbene spesso venga usato in certi contesti storici e antropologici, però conserva il retaggio di quel processo culturale che è iniziato nei primi secoli dell'era cristiana, quando invece paganus, da semplice abitante di un villaggio, divenne invece il simbolo di coloro che restavano al di fuori della nuova fede universale cristiana. Da qui capiamo anche che è un errore definire dei pagani, cioè come gli dei romani, le divinità romane. Le divinità romane non venivano chiamate divinità pagane. I dei pagani viene utilizzata in un'ottica posteriore, soprattutto sempre la tradizione cristiana, per indicare tutte quelle divinità che non facevano parte del monoteismo cristiano e quindi erano ancora venerate nelle campagne, venerate anche in alcune piccole città prima della diffusione del cristianesimo.
E quindi questo è molto importante, perché molto spesso noi sentiamo i romani onoravano gli dei, cioè le divinità pagane, ma i romani non li chiamavano pagani, li chiamavano, era il Pantheon romano, non ha niente a che vedere con la definizione successiva. Quindi in realtà questa è veramente l'origine del termine pagano, e quindi ancora oggi chi in realtà dice con fierezza io sono pagano, in contrapposizione ai cristiani, però magari molte volte inconsapevolmente utilizza un termine dispregiativo che i cristiani gli hanno dato. Un po' per esempio, per fare un parallelo, con il termine bizantino. Gli antichi romani dell'impero romano d'Oriente non si definivano bizantini. Bizantino è un termine dispregiativo che nasce nel Rinascimento, quando poi c'è proprio un'ottica di rivisitazione del passato e quindi quel periodo e quell'impero viene chiamato bizantino in senso dispregiativo. E quindi, come vedete, i termini hanno dei significati molto più profondi. Quindi da oggi sapete che pagano ha questa origine, ma è un termine dispregiativo che i cristiani hanno dato ai non cristiani. Speriamo di avervi illuminato con questa spiegazione. Un caro saluto e alla prossima notizia e alla prossima analisi etimologica che al pubblico tanto piace.